sei un giocatore non troppo esperto, ma ti piace il backgammon e vorresti capire meglio certi concetti per evitare di ripetere sempre gli stessi errori, ragioniamo insieme su alcune posizioni con gli occhi di chi non è un campione, ma vuole imparare e migliorarsi. Buongiorno a tutti, oggi vediamo delle posizioni con la collaborazione di Andrea Stenneka. Partiamo subito con una breve presentazione. Ciao Andrea, puoi raccontare un po' al pubblico chi sei e il tuo rapporto col backgammon? Ciao Gianlazzaro, allora sì, mi presento, sono Andrea Senneca, come Gianlazzaro sa perché gli ho scritto e mi sono presentato in quanto giocatore di backgammon. Sono un appassionato in generale dei giochi da tavolo, dei giochi di società, ma dei giochi da tavolo in particolare, e il backgammon è stato sempre uno dei tanti che ho praticato assieme alla dama, agli scacchi, tantissimi altri, anche meno conosciuti. Poi non so perché da un annetto ho cominciato a giocare a backgammon e forse ho scoperto dei portali che mi consentivano di confrontarmi online con i migliori giocatori facilmente, quindi accessibilità già a grandi livelli, ecco, questo forse è stato il segreto. In più il fascino del gioco e insomma da un annetto ho cercato di approcciarmi a questo gioco in maniera un po' più analitica, capendo gli errori, capendo le tattiche, le strategie, cercando di conquistare più che un livello più alto, che chiaramente spero di poterlo conquistare, un mio stile di gioco, diciamo uno stile di gioco che mi consenta di leggere tutte le situazioni con un punto di vista chiaro. Ecco, questo vorrei raggiungere, che mi consenta quindi di essere a mio agio nella lettura delle partite, mentre mi diverto. Ed è un annetto che faccio questo, adesso diciamo galleggio attorno a una media di PR di 12, quindi tra l'11 e il 13, quindi mi definisco intermedio, per cui Gianlazzaro, il canale di Gianlazzaro è stato uno dei boost, diciamo, della mia crescita. Ora so che gli ultimi passi sono i più difficili e diciamo cercare di capire perché alcuni errori sono ricorrenti ed alcuni errori sono così evidenti quando mi sembrano logici è il modo migliore per migliorare. Per questo ho contattato Gianlazzaro e spero di poter condividere le sue risposte con voi così che possa aiutare tanti giocatori come me. Descrizione perfetta, grazie. Complimenti per l'approccio, cioè è importante, a parte giocare per vincere le singole partite, è importante cercare di capire il gioco. Non è un processo semplice, ma con l'impegno ci si arriva. Quindi direi, senza perdere troppo tempo e senza annoiare troppo il pubblico, passerei a vedere le posizioni. Oggi vedremo delle posizioni che hanno come tema di fondo un fattore importantissimo nel backgammon, cioè quello di capire se una posizione è una posizione da prime o da blitz e quindi di conseguenza giocare la mossa corretta. Ma passiamo subito alla prima posizione. Ecco, questa è la posizione. Ti chiedo, Andrea, di dire che cosa hai pensato, di ragionare a voce alta sulla posizione e poi farò i miei commenti. Allora, Gianlazzaro, questa è la posizione più imbarazzante tra tutte quelle che vedremo, perché è un errore evidente però adesso non mi focalizzerei sull'errore che è evidente, ma sul fatto che l'intenzione che io avevo era sbagliata. Quindi ho sbagliato anche a implementare la mia intenzione, ok? Allora, qui siamo 7-2 per me in una gara a 13, ho un vantaggio in corsa
e ho questo doppio 2 che è dato un tiro buono, decisamente. Molto spesso gli errori proprio ti colpiscono proprio quando il tiro è buono e perché hai tante opzioni possibili. Allora, intanto per me non c'era dubbio sul fatto che dovessi colpire la sua, fare casa in testa sulla 3. Questo, diciamo, è stato il mio punto fermo e questo è già un errore, guardando dopo il blind. Però, diciamo, all'interno di questa decisione, che avrei potuto fare tranquillamente con 7-3, ok, e in maniera safe, io ne ho commesso un altro perché ho deciso di giocare tra l'altro Gian Lazzaro, seguendo degli insegnamenti evidentemente mal percepiti in questo caso, perché tu molto spesso dici tu devi capire quali sono le cose che devi risolvere e a volte può essere positivo risolverne un po' e un po'. Non fare finta che una di queste non esiste. Allora io ho pensato di colpirlo, di fargli casa in testa sulla 3, con 7-3 e 5-3, lasciando il blotto sul 7 e contemporaneamente tirando avanti dal 20 al 18 per cercare di, diciamo, di cominciare un principio di fuga con almeno uno dei tre corridori. Ora, diciamo, non mi soffermerei sul fatto che effettivamente questo 20-18 è un po' imbarazzante ex post, però diciamo che il punto fondamentale è che sorprendentemente neanche la 7-3 era la mossa migliore, ma la 13-9, che crea un prime da 5, ok, ma non è un prime invalicabile perché lui c'ha già l'ancora su 4. In più, lui probabilmente dovrà cominciare a muovere la sua 12 ed è attivo, per cui mi è sembrato che colpendolo sulla 3 gli avessi aggiunto un'altra difficoltà rispetto a quelle che già potrebbe avere nei tiri successivi. Quindi mi focalizzerei sul fatto che per me colpire la 3 era proprio il punto fermo. Poi, ok, ho sbagliato a muovere la 20 alla 18, doppio errore, però il fatto che fosse 13-9 mi risulta, rispetto al vantaggio di colpirlo sulla 3, questo che mi risulta veramente incomprensibile. Ok, perfetto. Direi che il punto chiave della posizione, perché poi le mosse sono una conseguenza, è capire se la tua struttura è una struttura da prime o da blitz, cioè se devi cercare di contenere le pedine avversarie o di attaccare. Quindi direi che qua per me è evidentissimo che la posizione è una posizione da prime, perché lui ha 3 pedine indietro. Se tu fai la mossa di XG, quindi fai il prime, innanzitutto un prime da 5 è fortissimo. Certo, di meglio c'è il full prime, il prime da 6 che non può essere scavalcato. Ma qui dovrebbe uscire con 2-6 e poi ha anche la pedina sulla tua casa 3 che non vede la luce, per cui è in grossa difficoltà. Quindi il prime da 5 ti dà tutte le possibilità di uscire poi comodamente con le tue pedine arretrate. Se invece giochi la mossa che hai giocato tu, che allora vediamo un attimino, mossa che hai giocato tu, praticamente questa ha il grosso difetto che apre il prime, quindi gli permette di uscire non solo con i 6, ma appunto dall'ancora può uscire con i 3, con i 5 e con i 6, quindi non hai più una forza di contenimento. Inoltre, blizzare quando l'avversario ha già un'ancora è molto ma molto meno efficace, perché lui può anche darsi, innanzitutto con 3 case lui ha il 75% di possibilità di rientrare al primo colpo, ma se anche dovesse rientrare al secondo sul 4 e tu ne hai di strada da fare,
Se invece fai il prime da 5, il prime da 5 gli dà grossissimi problemi, perché quanti tiri gli ci vorranno per uscire con le pedine che stanno dietro il prime? Tantissimi. Quindi il vantaggio è enorme. Se poi consideriamo anche il fatto che sei in vantaggio di score col cubo a 2, ti conviene tenere la posizione meno volatile, ma a qualunque score questa è la mossa decisamente migliore. Due Cioè, domande, già sì, Lazzaro, se posso. Allora, la prima è, tu hai detto, se tu fai, ok, intanto mi è chiaro, voglio cercare di scavare l'errore nella mia testa, diciamo, per non rifarlo. Allora, intanto, perché tu dici, se fai il Prime 13.9, poi esci agevolmente? E non esco agevolmente perché il Prime va mantenuto. Quindi a questo punto, dopo, sono moralmente obbligato a uscire, a cominciare a smontare l'ancora, che è colpibile. Quindi rischio di ritrovarmi poi incastrato, cioè di dover smontare il mio Prime perché vengo colpito continuamente. Questa è la prima cosa che ti volevo chiedere. Perché è la cosa che io penso. Cioè io penso adesso mi metto, scendo col 13, a quel punto il 20 viene cecchinato come appena si muove. Questo è quello che io penso. allora ti rispondo subito. E che problema ti crea? Allora, per dire, se lui avesse portato avanti tutte le pedine dal 13 sulle case 4, 3, 2, 1, avresti problemi? No, il tuo gioco è su quelle arretrate. Quindi se anche ti colpisce, tu rientri, hai l'ancora sulla casa 20, rientri senza problemi. È lui che deve preoccuparsi di più che se non tira un 7 o 9 dovrà scoprire un'altra pedina e può essere colpito. Tu non hai grossi problemi, il tuo Prime ti difende da tutte le avversità, direi, perché quelle sue pedine sono, come dire, quasi sepolte, e quindi puoi dedicarti tranquillamente, in questo senso, l'ho detto, a venire avanti con le altre. Ok, la seconda domanda è, se non succede niente di strano nel tiro successivo, cioè un doppio 6, è redabile secondo te? A questo score direi di no, perché sei 7 a 2, in vantaggio 7 a 2 col cubo a 2, non c'è bisogno. Ad altri score sì, ad altri score probabilmente sì, ma qua non hai... Che fretta hai? Non mi Questa dice che metterei... si apre scusa, si apre una sorta di match point, ecco, questo è il senso. Vabbè, ma sei avanti 7 a 2, se vinci anche semplice, a parte che hai anche possibilità di game, vai 9 a 2. Aumentare troppo il livello della posta è più rischioso. Quindi, sinceramente, non lo farei. Cioè, per ragioni tattiche, diciamo, più che di partita nel suo complesso, più che Per di ragioni posizione. di punteggio, Eh? gestione del punteggio. Ok, allora direi che possiamo passare alla seconda posizione. Eccola qua. Questa secondo me è un po' più complicata. Devi giocare un doppio 3. Allora, questa posizione in qualche modo la rivendico, cioè mi ha stupito veramente il plan. E non credo di aver commesso incoerenze tra il mio stesso ragionamento e la mossa. Quindi diciamo, sono in vantaggio in corsa, sono in netto svantaggio nella partita, sto perdendo 7-0, e però diciamo, la prima cosa che mi viene in mente
guardato la posizione, cioè in questo momento della partita la mia attenzione è costantemente attratta dalla sua casa. Perché se io vengo colpito, praticamente è finita, cioè è finita proprio la partita, perché è game on probabile, sono 7-0, vado 11-0, fine. Per cui qui o qua tra Prime o Blitz, perché poi è quella la questione. Già Lazzaro, io quando ti ho contattato ti ho detto io sbaglio costantemente nel video game quando c'è questo momento in cui devi decidere. E allora io ho cercato di darvi delle regole, quando sei a 10, 11 attaccanti è sempre blitz, quando non c'è l'ancora è sempre blitz, però ci sono troppe sfumature di grigio. In questo caso io ho giocato in modo da mettere al sicuro più pedine possibili, quindi ho abbassato da 17 alla 11 per tenerla fuori tiro diretto, anche se diciamo con un 7 veniva colpito, e quindi di conseguenza ho messo al riparo la 9 sulla 3, rinunciando a colpirlo. E quindi rinunciando a un azzardo che nello svantaggio può anche starci, azzardo perché lo colpisco, posso mangiarlo 2 volte addirittura, però qua, ecco, come abbiamo detto prima, questo sarebbe stato eventualmente un match point per lui. Quindi in questo momento non me la sono sentita e ho messo al sicuro le due pedine, 17-11 e 9-3. Allora, domanda, sei così sicuro di averle messe al sicuro? Scusa il bisticcio di parole. Cioè, se giochi la mossa corretta, cioè colpisci due pedine, a parte che ti aumenta tantissimo i gammon e qui non è che devi fare solo 2 punti, sei molto indietro, quindi devi cercare di fare gammon. Per cui è fondamentale anche per il punteggio. Ma proprio dal punto di vista dei rischi di essere colpito, se giochi questa mossa, quanti tiri ha su 36 che ti colpiscono? Tutti quelli con l'uno, Quindi 11, ok? 11. Invece passiamo alla seconda mossa. Con la mossa che hai giocato tu, quanti tiri ha che ti colpiscono? Più o meno di 11? Allora, tutti quelli col 7, che su due piedi non so calcolare quanti sono, tutti i 7 fondamentalmente. Che E, sono, che sono 4, 3, 5, 2, 6, 1. E sono già 6 ok, tiri. sono Poi, 6 e i 9, i 9 e i 10. I poi 9 però non tutti, perché devono essere... No, beh, i 9 tutti. vabbè, allora c'è, fai prima vedere, c'hai il 6-4, Il 6-4, il 5-4, 5-4 e 6-3. 6-3. Quindi hai 12 a 12 tiri che ti colpiscono, cioè più che se tu colpisci le due pedine. Quindi, facendo un ragionamento di risk reward, cioè qua con la mossa di XG tu hai dei vantaggi possibili molto maggiori. Se tu vai a guardare i gammon che per te sono vitali, passano dal 10% al 24%. Quindi vantaggi, premi molto maggiori e rischi anche inferiori perché ti colpisce meno volte che non con la mossa che suggerisce XG. Sì, è vero che se ti colpisce con la mossa di XG, poi hai altre due blot nell'outfield, rischi il gammon, ma stai perdendo 7-2, 7-0, andare 9-0 o 11-0 ti cambia molto la vita? A te andare 7-2 o 7-4 te la cambia tanto, no? Ok, probabilmente se avessi avuto contezza dell'elemento matematico l'avrei giocata. Cioè io ero sicuro allora rinuncio a fare il conto dei dati durante la partita, non ce la faccio, non ho ancora questa, perché avrei la possibilità matematica, ho una mente matematica, ma io in partita devo pensare a troppe cose, perché sono ancora non forte. Quindi se comincio anche a fare il conto matematico, perdo gli automatismi, distraggo la mia mente. Però se l'avessi avuta, avessi fatto questo conto, avrei sicuramente giocato 13-4-4-1, perché questo tagliava la testa al tono.
Però, a parte il conto preciso, lui ha 3 pedine che ti possono colpire con un indiretto, per cui è chiaro che non sono 2 o 3 tiri, sono tanti, sono tanti. Poi se fossero stati 10 anziché 12, bah, non sarebbe cambiato molto. Eh, perché quello che conta qua è soprattutto che devi rischiare anche per far gammon. Quindi, Poi scusa, c'era anche un altro fattore, ecco, un altro fattore che ho sempre sentito dire, quando sei in vantaggio, perché aggiungere dei semi di rischio in più per te e per lui? Questo è il vantaggio in corsa. vabbè, vantaggio in corsa. Allora, qua supponi anche che non ti colpisca con la mossa che hai giocato tu, che tiri semplicemente un 2 o un 3. Si ancora. Dopodiché tu pensi di riuscire molto facilmente a portare avanti le pedine dal mid? No, Hai una posizione spezzata in due, qui devi attaccare, è una posizione da blitz. Non che quella che hai giocato tu sia da prime, però è una posizione da blitz. L'unica tua possibilità è il blitz, altrimenti le chance sono molto poche. ok. Quindi la tua mossa, a parte i tiri immediati, alla lunga è meno sicura perché ti scoprirai, c'è poco da fare. Con quella che hai giocato, se non ti colpisce subito, ha grossissimi problemi, grossissimi. Perché mi chiuderò sicuramente casa 1, poi È casa 1, ma c'hai quante pedine hai in zona d'attacco? Ne hai 5, 8, 10, 11, sono tantissime. Quindi se non si ha ancora subito lo puoi distruggere. Ok? ok? Passiamo alla terza. Eccola qua. Questa secondo me è abbastanza semplice. Vediamo un attimo come hai ragionato. Allora, come ho ragionato, molto semplice il ragionamento qui. Ho voluto evitare, come prima, di essere a tiro diretto. Quindi ho giocato 8-7, 8-6, siamo più o meno all'inizio partita, quindi si vede dalla posizione. Ho voluto giocare 8-7, 8-6 per tenere come unico blot la 11, quindi i famosi 6 tiri che fanno 7, e tra virgolette, diciamo, evitare di essere colpito con tiro diretto e predispormi a un prime, diciamo, un prime consecutivo, perché con 8-7, 8-6 cominci a costruire un piccolo blocco che poi può essere rinforzato nei tiri successivi. Naturalmente, mentre lo pensavo, avevo bene chiaro in mente che l'alternativa era colpirlo, ovviamente sul 4, però qui c'è anche un altro, diciamo, un altro bias, una di quelle regole come quella del golden point, diciamo che va fatto sempre, che sono quelle su cui si ancora un giocatore principiante per cercare di migliorare, e che è una regola che mi sono dato io, non me l'ha data nessuno, però ho capito osservando come giocano gli altri, quelli forti, che diciamo il blitz può cominciare con diciamo 11 pedine in attacco, 10 però devi essere già molto avanzato, altrimenti 11, e qui ce ne ho 9/10, e quindi ho detto, ma forse ancora sono a un tiro dal blitz, ma non sono ancora in area blitz, quindi ho preferito una mossa di costruzione ancora. Questo è stato. Ma allora, diciamo innanzitutto questi numeri non sono d'accordo. Già 10 pedine per il blitz sono buone, 9 ci stanno, non sono eccezionali, ma ci sono altri elementi. Allora, è chiaro, punto 1, tu dici, posso fare il prime. Il prime, cioè un prime da 3, che
insomma, non fa paura neanche a mia zia. Uno. Due, se lui tira un 3 e si ancora, cioè il tuo prime proprio è finito, sta forse addirittura meglio lui. In più, uno dei punti che ci porta a decidere per il prime o per il blitz. Qual è la forza della nostra casa interna rispetto alla sua? Noi abbiamo una casa interna che è molto più forte. Lui non ha un'ancora. Se colpiamo e non veniamo ricolpiti, gli facciamo molto male. Se anche veniamo ricolpiti, rientriamo quando e come vogliamo. Quindi non è un problema essere colpiti. Quindi questi Sì, sono tutti elementi che ti portano a dire colpisco, colpisco. Dopo che hai, se giochi la tua mossa, eh, il vantaggio diminuisce di tanto, sia a livello di singole sia a livello di gammon. Qui devi fare di più, non cioè puoi devo fermarti. sfruttare il momentum buono della mia posizione, perché tra due o tre tiri potrei non avere questa libertà nella sua casa, diciamo. Se lui si ancora è la fine, no, a parte la sua casa, se lui si gli dà la possibilità di ancorarsi, sì, è tutta un'altra partita, non è che hai perso, ma perdi gran parte del vantaggio. Allora, per dire, io preferirei essere colpito, quindi colpire e essere ricolpito, che non colpire e che lui si ancori. Perché dopo che sono ricolpito e torno indietro, vabbè, che è la fine del mondo? No, no. Se invece si ancora è tutta da riniziare la partita. Questo non ci ho mai pensato, cioè per esempio il peso dell'ancora altrui, questa è una cosa che mi hai detto anche in un altro dei video della playlist Blind. Cioè pensare anche alle ancore altrui, a che cosa c'ha nella testa l'avversario in questo momento, dove sta ambendo. E quindi l'ancora sua effettivamente diciamo gli compensa il fatto che non ha costruito niente nella sua casa, quindi gliela devo impedire. E se guardi il video di oggi, ho riscontrato esattamente lo stesso problema. Tu pensi agli affari tuoi e non pensi alla posizione dell'avversario, a quali sono i punti forti e i punti deboli dell'avversario. Qui la prima Ma questo è cosa un che viene in classico, mente è che se ti fa l'ancora hai perso tutto il vantaggio. penso sia un classico dei giocatori alle prime armi che non hanno troppe categorie nella testa da poter valutare contemporaneamente. Questo è il... Non è detto, ci sono quelli che invece sono preoccupatissimi delle minacce dell'avversario e vedono più le minacce dell'avversario che non i propri punti forti. Dipende. Il backgammon è un gioco di equilibri. Bisogna contemperare punti forti e punti deboli della propria posizione in relazione a quella dell'avversario. Non è facile, però è fondamentale, altrimenti non stai giocando tu e basta, stai giocando con l'avversario. Questo è importantissimo. Ok, direi che possiamo passare alla prossima. Ecco, 4-2. Allora, qua la mia mossa è figlia di quella storia del 9, dei 10, degli 11, cioè io in questo momento con una pedina nell'1 che è ormai inabile all'attacco, può solo essere una casa, non mi sento maturo per fare il blitz. E quindi che cosa faccio se non voglio, se non faccio il blitz? Faccio la mossa più scontata e difensiva, che non è un grandissimo blunder, è un blunder però non clamoroso come almeno due delle tre posizioni che abbiamo visto prima. Io gioco 13-7 perché punto a mettere un'altra pedina in attacco e al prossimo essere pronto a fare il blunder.
Tra l'altro l'alternativa che sarebbe fare il pick and pass sul 3 e andare sull'1, mi mette un'altra pedina sull'1, sì, che è una casa interna, però mi scopre la 7. C'ho due pedine fuori gioco che hanno fatto la casa 1, ma che non possono partecipare al resto della partita. Boh, mi sembrava una mossa in attacco, un attacco tanto per, diciamo così. Tutto sommato siamo all'inizio del match, provo a giocare ordinato e porto giù 13-7. Questo. Allora, uno all'inizio del match non lo accetto, uno deve giocare le mosse corrette indipendentemente, boh, vabbè, siamo all'inizio del match e quindi. Due, la pedina sull'1 non serve a niente per il prime, anzi è una debolezza per una posizione da prime, ma per il blitz è utilissima. Per il blitz le case hanno più o meno lo stesso valore. Quindi qui tu hai l'occasione eccezionale di colpire e coprire, fare un'altra casa. E vuoi perderla questa occasione. Non solo, sei indietro in corsa di 11. Se lui tira un 6 e scappa, sei in grossa difficoltà. Quindi questa non è una posizione da prime, ma è una posizione da blitz. Quindi, Ma sì, una domanda, l'elemento fondamentale tra quelli che hai detto è il fatto che sono indietro in corsa o perché io il punto dell'equivoco è proprio questo, io non l'ho riconosciuto, non l'ho identificato come posizione, perché in attacco io mi vedo scarso, cioè in questo momento ho un po' sfilacciato, due sono indietro, non l'ho individuata come posizione da blitz. L'elemento dello svantaggio è decisivo, invece. ma allora, sicuramente non è una fortissima posizione da blitz. Se guardi cosa dice XG, ti dà il 51% di possibilità di vittoria, che non è certo tantissimo, e il 16% di gammon, quindi non è la fine del mondo. Quindi non è che dopo hai subito un double e lui deve passare. Il problema è l'alternativa. Qui dov'è questo prime? Hai un buco sulla casa 5 che è grave. Se tu avessi anziché casa 4, casa 5 già sarebbe diverso. Quindi il fatto del buco sulla casa 5, del fatto che la sua pedina sulla tua casa 3 veda la luce, cioè col 6 scappi, unito al fatto che lui è in vantaggio in corsa, sono tutti elementi per cui, vabbè, allora, per dire, se avessi tirato un doppio 2 o ad esempio, lì avresti potuto dire fermi, col doppio 2, anziché andare a colpire, preferisco fare casa 9, a questo punto stai creando un buon prime, ok? Ok. Però quante sono le possibilità di fare casa 9? Prossime allo zero, non è che doppio 2, doppio 4 ti crescano così sugli alberi. Quindi non hai ragionevoli possibilità di rinforzare il tuo prime. Invece sul blitz, se ti va bene, beh, le tue possibilità ce le hai. Quindi non è una ah che bello, sì faccio il blitz, sto benissimo. Però dovendo scegliere tra le due è la possibilità più appetibile. Anche perché comunque una volta che hai la pedina sull'1, tanto vale coprirla, perché altrimenti è una debolezza che manterrai sempre. Invece se la copri è una casa che in caso di blitz, se tu colpisci, ha la sua forza, ha la sua ragion d'essere. Prima o poi la devi coprire, diciamo, quindi questo è un buon momento per farlo. E Sì, qual è il momento migliore che non coprirla colpendo anche una pedina avversaria? certo. Eh, Quindi eh, diciamo qui
la chiave è che il prime non esiste, cioè il prime è già svanito, è molto difficile perché lui ha le case 12 e 10, diciamo, quindi non c'è gara tra un blitz debole e un prime inesistente, è meglio un blitz debole. Non è inesistente il Prime, ma per dire mi piace di più come Prime il suo da 3, che però ha quasi più, vedi, ha comunque le pedine sul 6 che può colpire se tu cerchi di scappare. Tu hai una posizione piatta senza grosse possibilità di migliorare il Prime. E quindi il blitz è una soluzione invece che va bene. Ok. Ok, direi che abbiamo terminato le posizioni di questo blocco, Prime o Blitz, e io concluderei dicendo che riconoscere correttamente se una posizione è da Prime o da Blitz non è per niente semplice, ma è importantissimo. Quindi sempre prima ancora di tirare i dadi, ma sicuramente prima di eseguire la mossa, è importante che tutti si chiedano: ma che posizione ho? È una posizione da prime o una posizione da blitz? E quindi di conseguenza che cosa devo fare? Devo contenere le pedine avversarie prime o devo attaccare blitz? Questo aiuta tantissimo. Non è facile, non è per niente facile, ma molto meglio che non andare più o meno alla cieca. Ok, grazie Andrea e alla prossima. Ciao. Non sei un campione, ma vorresti imparare e migliorare il tuo livello di gioco? Ti piacciono le spiegazioni semplici? La playlist Lezioni per Intermediate è quello che fa per te. Raccoglie tanti video che ti interesseranno sicuramente.